Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi un altro giretto con la moto, con Carolina. Oggi andremo a visitare il colle del Gran San Bernardo. Quindi andremo verso Aosta e poi da lì l'ascesa verso il colle del Gran San Bernardo. Poi per quanto riguarda gli altri colli che faremo oggi, sono sincero, non lo sappiamo, perché col gruppo di ragazzi abbiamo deciso oggi di fare così come viene la giornata, quindi sicuramente il colle del Gran San Bernardo e poi man mano decideremo cosa fare. Bene ragazzi, se questo viaggetto vi interessa, vi aspetto dopo la sigla. Siamo arrivati all'appuntamento con i ragazzi, siamo sulla strada statale 460 di Ceresole e poi da qui andiamo verso Rivoli e poi da Rivoli andiamo verso Aosta. I ragazzi, eccoli là, sono già un po' incazzati perché sono in ritardo. Siamo partiti. Siamo in tre moto, come vedete un BMW e un'altra Goldwing che fa da tour leader. Abbiamo lasciato il Piemonte, siamo già in Valle d'Aosta, siamo a circa 50 km da Aosta, siamo sempre sulla statale 26 e il paesaggio è meraviglioso. Siamo arrivati a Bard, è quella che voi vedete a destra, eccolo lì. E il forte di Bard è impressionante, è ancora intatto, non sono andato mai a vederlo ma mi sono ripromesso di andare prima o poi, spero prima che poi ovviamente. Ecco, vedete su, che bello! Gli amici motociclisti che salutano, il classico saluto con l'indice e il medio a formare una V. A scendere verso Torino il forte è molto più imponente, si vede molto meglio, anzi faccio una cosa, mentre parlo mando in sovraimpressione le immagini del forte di Bard visto a scendere, quindi da Aosta verso Torino. Siamo sempre sulla statale 26, siamo arrivati a Saint Vincent dove c'è il famosissimo casino e lo possiamo vedere alla nostra destra. Adesso è coperto, non si vede, ma vediamo se dietro questi alberi riesco a farvelo vedere. Ovviamente io al casino di Saint Vincent non sono mai andato e non credo di andarci. E iniziamo la nostra salita verso il Gran San Bernardo, siamo sulla statale 27, abbiamo lasciato la città di Aosta, abbiamo attraversato una lunga galleria
Abbiamo lasciato la strada, diciamo quella che porta al traforo del Gran San Bernardo, e noi adesso abbiamo preso la strada che porta al colle del Gran San Bernardo. Si sale, si riesce a vedere da qui anche la parte del traforo, eccola lì, e vediamo se riesco a farvela vedere. Vedete lì c'è sulla destra, quella è la parte della strada che poi entra nel traforo del Gran San Bernardo. L'aria comincia a essere un po' più frizzante. Il paesaggio da qui è stupendo, è meraviglioso, molto bello. Oh, ma se qualcuno sbaglia a fare la curva, va dritto, finisce giù. Guarda lì, porca miseria. Questa è la classica casa cantoniera, casa dell'ANAS. Sì, perché la strada statale 27 è una strada gestita dall'ANAS e come tutte le strade gestite dall'ANAS, questa è una strada ben tenuta, si vede. Guardate là che bello! Più si sale, più il paesaggio è bellissimo. Guardate sta roccia qua, sto picco! Come imponente, è bellissimo! Però vedete anche dal picco quante rocce si sono staccate. Ma è bellissimo, guardate, è bellissimo. Per me il Colle del Gran San Bernardo è una esperienza nuova e devo dire che sono entusiasta di questa vista, di questa strada. Ne è valsa veramente la pena farlo. La temperatura è scesa a 11 gradi. Siamo arrivati al Colle del Gran San Bernardo, parcheggiamo le moto e ci fermiamo per la foto di rito. Wow! Siamo arrivati in cima al Colle del Gran San Bernardo. Alle mie spalle vedete c'è il confine con la Svizzera, mentre dall'altra parte vi faccio vedere c'è la statua, eccola, la statua di San Bernardo. Il Colle del Gran San Bernardo è un'idea di itinerario transnazionale suggestiva per scoprire uno dei valichi che con i suoi 2473 metri è tra i più alti delle Alpi. Questo percorso in poco più di 80 km unisce Svizzera e Italia, passando per lo storico valico alpino e congiungendo le due città di Martigny e Aosta, capoluogo di regione. Questo valico ha una storia piuttosto antica, infatti andiamo indietro ai tempi dell'impero romano, quando sul colle venne edificato il tempio dedicato a Giove Pennino, donde l'antico nome Col de Mont-Jupiter, poi Col de Mont-Joux. Il valico costituì un'importante via di comunicazione attraverso le Alpi. Nell'area attorno al Tempio romano, infatti, sono stati scoperti degli edifici risalenti alla stessa epoca. Nel 1035, ad opera di San Bernardo di Mentone, si costruì sul colle un ospizio gestito da una congregazione di canonici regolari, allo scopo di ricoverare, assistere e proteggere i numerosi viaggiatori che passavano per il colle. A partire almeno dal XVI secolo i canonici dell'ospizio allevano grossi cani molossoidi per la guardia e protezione dell'ospizio stesso dai non frequenti, purtroppo malintenzionati.
Infatti le cronache riportano numerosi episodi di brigantaggio in questa zona, ma anche per numerosi altri impieghi, dal trasporto di piccoli carichi, quindi latte, formaggi, alla fornitura di forza motrice. Un dispositivo a mulino azionato dai cani muoveva infatti l'enorme spiedo della cucina dell'ospizio. Ma l'impiego che li ha resi celebri nel mondo fu quello di ausiliari dei canonici nel tracciare la pista nella neve fresca e prevedere la caduta di valanghe e ritrovare i viaggiatori dispersi per il maltempo o addirittura sepolti dalle slavine. A partire dall'Ottocento, da questi cani, si selezionano la razza oggi nota come cane di San Bernardo, in particolare il Berry. Il Colle del Gran San Bernardo è inserito storicamente e tradizionalmente nel percorso della Via Francigena, proveniente da Canterbury e che vede dirigersi verso Aosta per poi arrivare verso Roma. Dal 1920 si disputa la gara automobilistica Aosta-Gran San Bernardo, che poi è stata sospesa nel 1957 e che poi è stata ripresa nel 2002. Oltre a essere stato percorso del Giro d'Italia nel 1963 e dal Tour de France nel 2009, è sede della pedalata ecologica Aosta-Gran San Bernardo. Inoltre è stato inserito nel percorso del Giro d'Italia 2023 in veste di cima Coppi. A causa della elevata quota e di conseguenza del clima piuttosto rigido, il colle rimane chiuso da metà ottobre al 31 di maggio. Nel momento della riapertura solitamente devono ancora essere utilizzati i mezzi spazzaneve per liberare la strada. La regione autonoma della Val d'Aosta, poco al di sotto del valico, ha posizionato una stazione meteorologica che monitora in continuazione la temperatura e la quantità di neve presente al suolo. La strada vera e propria è molto più recente, infatti il collegamento, costruito nel 1905, ha una pendenza dell'11% circa. Molto suggestivo invece è il tratto svizzero, una salita di quasi 15 km, stretta e ricca di tornanti, con panorami mozzafiato. Il tratto italiano invece, che parte direttamente da Aosta, è più agevole, si biforca in corrispondenza del più moderno tunnel del Gran San Bernardo. Ragazzi, pranzo al Colle del Gran San Bernardo, panino, pizza e dolce. C'è anche il dolce. Oh, Gianluca ha pensato anche il dolce. Guarda, Celestina ha pensato al dolce, non Celina. Celestina. Oh, comunque, l'importante è che qualcuno ha pensato al dolce. Buon appetito qui al Colle del Gran San Bernardo. E si ritorna indietro. La magnificenza di questo colle è veramente indescrivibile. Potete ammirarla voi stessi da questo video. A scendere si vede meglio l'ingresso del traforo del Gran San Bernardo, eccolo lì. Allora, c'è la parte iniziale che, se vedete in fondo, che è, diciamo, scoperta, quindi fuori dalla roccia, dalla montagna, però già coperta, forse per un discorso legato alla neve, onde evitare di avere neve sulla strada, e poi in quel punto lì la strada si mette all'interno del traforo. Da qua si vede chiaramente una parte di strada che è coperta con i vetri. Adesso passiamo sotto.
Allora ragazzi, siamo arrivati a casa dopo un bel giro lì al colle del Gran San Bernardo insieme a Carolina, la mia fedele moto, e insieme ad altri ragazzi, un altro ragazzo con la Goldwing e poi un altro ragazzo con il BMW. Ci siamo divertiti, abbiamo percorso poco più di 420 km, almeno io poco più di 420 km perché ero quello più distante. È stata una bellissima gita, non avevo mai visto il colle del Gran San Bernardo, è stata un'esperienza bellissima, la consiglio a tutti. Bene ragazzi, adesso vado a sistemare Carolina, a sistemare un po' di roba che avevo all'interno dei bagagli e poi vado a riposarmi, a farmi una doccia. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, il pollicione qua sotto, eccolo qua, pollicione qua sotto, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. No, da qua sotto c'è il pollicione, qua sotto invece c'è la parola iscriviti. A voi non costa assolutamente nulla, ma il vostro gesto servirà ad aiutarmi a far crescere questo mio progetto. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima gita e al prossimo viaggetto. Ciao e buona giornata!